Ritorniamo a Pechino dopo la breve escursione a Jinan, che per inciso ci è piaciuta moltissimo, ma che ci ha lasciato un bel po' di stanchezza per averla voluta visitare in un solo giorno e con un caldo asfissiante. Ci prendiamo quindi una brevissima pausa dalla ricerca di nuove esperienze nella capitale, ma non dalla nostra attitudine a camminare. Per questi giorni, infatti, prima di andare alla scoperta di una nuova città che, spoiler, vedremo nel prossimo video, abbiamo prenotato ed organizzato la visita alla città proibita e torniamo, come sempre molto volentieri, al parco Beihai per un pomeriggio di totale relax. Nel mezzo non mancheranno piccoli templi, nascosti tra i vicoli intricati degli Yutong, pezzi di storia che spuntano inaspettati da sottoterra, balli di gruppo e strade affollate. Mettetevi comodi, si comincia! Buongiorno, siamo tornati a Pechino, fa un freddo, infatti siamo col golfino, un bello sbalzo di temperatura e questa mattina ce la siamo presa con calma. Infatti adesso è quasi l'una e siamo usciti adesso e abbiamo portato i vestiti in lavanderia e adesso stiamo andando verso il centro a vedere un tempio, Jua Temple, poi si scrive, e lì gli Yutong lì vicini. Bene, ora cerchiamo qualcosa da mangiare e poi andiamo in centro con la metropolitana. A little longer than a few minutes later. Abbiamo finito di mangiare e una bella schifezza e ora ci stiamo dirigendo al tempio e per arrivare al tempio che vogliamo andare a vedere si passa dagli Yutong. Bene, ci siamo fatti tutta questa zona degli Yutong e siamo a 100 metri dal tempio e sta iniziando a pioviscolare, quindi vediamo se si riesce a entrare subito nel tempio, se non si appa l'acqua. Allora, biglietti 40 yuan pagabili solo con WeChat, quindi servono sia WeChat che Alipay in generale. Hello. Torre del tamburo del tempio, qui c'è l'ingresso vero e proprio e questa è la torre della campana. Noi in questo momento siamo qua. Bene, ma magari non ho niente di che, però vediamo, insomma, è funzionale alla pioggia anche. 我们还穿这个蓝色的琉璃瓦，对吧？蓝色琉璃瓦都是给活人使的，黑色琉璃瓦就不得了了。那么我们再想，今天我们一定要看到故宫。 Probabilmente sarebbe stata anche interessante la spiegazione, spiegava tutto il coso, ma tutto in cinesone e noi, cioè, anche volendo ascoltare. No, dicevo che c'entra, però per 40 euro. 40 yuan. Allora, questo è l'armadio delle scritture, tutto in legno, è peccato che sopra non si può vedere, forse riesco a inquadrarlo qua, c'è il Buddha seduto su un fiore di loto che dovrebbe essere più o meno questo qua. Questo è quello che c'è in cima all'armadio delle scritture e tutte le colonne che sono scolpite con animali fantastici e immagini sacre.
Interessante, interessante. Recuperiamo Anna Maria. Ecco, diciamo che questo è l'edificio principale dove c'è il grande Buddha seduto, e è anche quello più interessante proprio a livello visivo. Abbiamo preso il caffè a quel barrino bellino, però fuori continua a piovere. Noi ora che si fa? Visto che pioveva troppo, si è deciso di tornare in albergo, quindi adesso prendiamo la metropolitana se si raggiunge, perché la metropolitana di Pechino, a chi all'uscita della metropolitana, a chi non aveva ombrelli o impermeabili, regalava l'impermeabilino, quello che adesso abbiamo addosso, che è un impermeabilino fine, ma insomma funziona abbastanza bene. E quindi grazie metropolitana di Pechino. No, oggi è stata una giornata un po' così e quindi siamo tornati in hotel. Domani andremo alla città proibita, quindi domani faremo solo la città proibita, e quindi niente, ci vediamo domani. The following day. Buongiorno, buongiorno. Allora, siamo in piazza Tiananmen, anzi siamo fuori dalla stazione della metro di piazza Tiananmen, la stazione Ovest, e si sta per andare alla città proibita. Allora, prima di uscire dalla metropolitana, già in metropolitana abbiamo già fatto 2 controlli del passaporto. Adesso ce ne aspetta almeno altri 2 o 3 e va bene, la giornata non è calda, c'è un po' di nuvole, fa freschino, quindi penso si possa fare una bella passeggiata in piazza Tiananmen. Allora, noi abbiamo l'ingresso da mezzogiorno, cioè l'ingresso pomeridiano, quindi il turno di mezzogiorno, e si può fare il check-in dalle 11. Allora, meno male che ci sono le prenotazioni per limitare il numero dei turisti giornalieri. Questa è la situazione per il turno di mezzogiorno. Siamo in perfetto orario perché sono le 11 e quindi noi da ora si può fare il check-in, infatti ci si sta avviando verso le biglietterie. C'ha dei baffi bellissimi. E purtroppo bisogna fare i conti con gli edifici in ristrutturazione. Quest'anno ne abbiamo trovati diversi. Abbiamo toccato le maglie. Per fortuna sono contingentati, perché se Sì, non no, infatti. contingentati sì, almeno. L'ho detto anch'io, per fortuna che so a numero limitato. A parte numero limitato al giorno sono 80.000, cioè speriamo vivamente che non sia tutto in ristrutturazione, ma per ora si presenta così, come le 2 porte di ingresso. Ci tira una bomba. Non siamo fortunati, Anna Maria, con la città proibita. Siamo finalmente entrati, alle mie spalle c'è proprio la piazza principale.
Siamo entrati nella Galleria dei Tesori e qui c'è il Muro dei 9 Dragoni, che poi vedremo anche a Datong, se andremo a Datong. Ah, questo è il padiglione dei gioielli. Le cose da vedere sono tantissime. Qui siamo ancora nella parte esterna a destra, risalendo verso la porta nord. Abbiamo appena passato il palazzo dei gioielli e stiamo andando verso il padiglione della spiritualità coltivata. Questo è il palazzo della longevità felice, cioè questo è un unico pezzo di giada. Portaci. E qui siamo nello spazio del benessere delle concubine. Piccolino, un cortile piccolo, ce ne doveva avere poche di concubine. Allora, adesso, dopo aver visto la Galleria dei Tesori, ci dirigiamo verso i Giardini Imperiali e ci stiamo ripercorrendo tutta questa strada all'indietro per vedere un'altra parte. Siamo tornati qui al padiglione degli arcieri dove abbiamo mangiato e ci sono le signore vestite da cortigiane, proprio un discorso di tutti, uomini, donne, bambini, si vestono tutti per venire a questi posti. C'è una serie di Buddha in giada spettacolari. No, sono gli scettri dei vari imperatori, vedi? C'è scritto qua. Cioè, questo è tutto inciso in oro. Finalmente siamo arrivati ai Giardini Imperiali, che mamma mia, è come passare dall'Onda al 16 d'agosto. Questi giardini probabilmente sarebbero anche belli, no? Ma con tutta questa gente sembra, boh, no, bello è bello. Ah, bordello, sì, infatti. Ricordo questi draghi. Sì, questo è Muscio. Sì. Questo è l'asse centrale sud-nord sul quale è stata costruita la città proibita e tutta Pechino, secondo il Feng Shui, che è una pratica che tiene conto per la disposizione delle cose di una certa armonia.
Ci stiamo avvicinando all'uscita nord. Questo è uno degli ultimi palazzi, sempre percorrendo l'asse sud-nord. E alla fine, dopo circa 5 ore, 4 ore, dai, 4 ore e mezzo, siamo usciti dalla porta nord e davanti a noi c'è Jingshan Park, la collina Jingshan, e niente, qui siamo fuori dalla città proibita. Tra l'altro la città proibita stava chiudendo e c'è mezz'ora alla chiusura, sono le 16:37, quindi sì, ci siamo stati 4 ore e mezza. Allora, adesso siamo usciti, ci si riposa un attimino fuori da questo bordello magari. Qui fuori dalla città proibita ci sono tutti questi baracchini che vendono i tour della città, ma fanno un casino tutti con questi megafoni accesi. Un ultimo sguardo all'uscita nord della città proibita e il canale che li gira tutto intorno. Later that same evening. Piccola sosta ristoratrice, ho preso un pacchettino di patatine, uno snecchettino, qualcosa da bere, e stiamo a sedere su una scalinata di un buco in terra. Sembra ci sia delle antiche mura che saranno. Boh. Siamo quasi arrivati a Wangfujing. Si fa una giratina e poi si torna in albergo. Fosse aperta la strada dello street food, si mangia lì. Ma vediamo, magari l'hanno anche riaperta. Allora, in realtà quelle che io pensavo fossero le antiche mura è l'antica strada, l'antica strada di Dong'an Gate, della porta Dong'an, e risale alla dinastia Ming. Praticamente è la strada che uscendo dalla città proibita collegava la parte ovest della porta Dong'an, e qua infatti vediamo la vecchia mappa della città dove riconosciamo qui, questa zona qui, la città proibita, e questa è la strada, la vecchia strada Dong'an. Questa è la porta Dong'an. E l'antica strada è circa 2,5 metri sotto l'attuale pavimentazione stradale. Questa è la famosa Wangfujing, adesso siamo proprio nel mezzo. Next morning. Com'è? Buono. Sa di sesamo.
Dentro non so che c'è. C'è qualcosa, ma... Lagni che si sento. Deve formare un cono Anna Maria, visto quando le faceva. Oh, è glutinoso. Sì. Com'è? Non ti garba. No, c'è sta di suggiola. Dopo aver provato due snack tipici del Dragon Boat Festival, che ci sarà quest'anno il 31 di maggio, uno il riso glutinoso nella foglia di bambù e l'altro un panino di patate, di farina di patate col sesamo, giusto due snack insomma. Facciamo il giro del Behay Park, che è questo del lago Behay, che è questo alle mie spalle, e ci dirigiamo verso Behay Park per una giornata un po' più rilassante, visto che negli ultimi 2 o 3 giorni abbiamo camminato come pazzi. Stanno ritirando una fila di barche per portarle, che si possano fare i giri in barca ovviamente, e con tutta questa gente probabilmente gli mancano un po', quindi prendano e le portano al molo. Allora, vediamo se si trova quello che fa la piadina. Allora, adesso è questo che la fa, sì. Siamo all'ingresso del parco Behay e c'è una fila, questo megafono dietro che ci spezza l'orecchio. Ed eccoci arrivati al parco Behay. Quella laggiù è la stufa. Ovviamente la stufa è un modo di dire perché fa un caldo. Oggi è accesa la stufa. Vabbè, siamo a passeggio per questo parco, ora si trova una panchina però, No, una panchina, un posto a sedere, qualcosa. Io qui all'ombra si sta bene, ma non è che si può stare davvero tutto il giorno via. Stavo pensando. È l'unico posto fresco di Torino, è questo, lo sai, vero? No, ce ne sono altri. Andiamo. Dove? Si va a quei ponticini bellini lì. Ponticini bellini? Quelli Tutti di traverso. Quelli a Zigozago c'era un mago. Oggi va così, non abbiamo voglia di camminare, siamo stanchissimi, ogni angolino all'ombra ci si mette a sedere e va bene. Allora si sta qui un attimino, tira il venticello, si sta bene, è fresco, ci sta le gambe a ciondoloni. Vabbè, dai. Si prosegue
Anche questo palazzo qui, come molti altri, è in ristrutturazione e quindi dentro non si può entrare. Dopo aver fatto tutta la parte nord, molto lentamente e stancamente ci dirigiamo verso la stupa, la collina della stupa, e poi da lì forse si va a Jinshan Park a vedere la città proibita dall'alto, dal punto di vista di Jinshan Park, però lo vediamo se ci sia, perché essendo sabato può darsi che non si riesca nemmeno ad arrivare in cima per l'ora giusta, perché c'è tanta gente, però ci proviamo, guardiamo, per fare il tramonto da Jinshan Park. La porta segna l'ingresso alla stupa e vedo cominciano le scale. Si va alla stupa? No. E a destra e a sinistra ci sono le scale e si arriva su alla stupa. Noi invece andiamo nel corridoio coperto. Come si chiama? Il ballatoio? Come si chiama? Corridoio? No, un corridoio hanno vedere. Non c'è nessuno, cosa stranissima perché magari è chiuso un fondo e non ci passa nessuno. Passiamo il ponte e usciamo? Tanto, Sì, c'è l'uscita sud, Anna Maria. Allora, cosa che non eravamo riusciti a fare lo scorso anno è l'ingresso, cioè la visita alla fortezza che c'è subito fuori dal parco Beihai, e niente, meno male, si guarda anche questa cosa. L'anno scorso c'ero rimasto un po' male che non ero riuscito a vederla, però a parte non è niente di particolare, però insomma sì, costa 1 yuan, quindi cioè quanto sono yuan? 15 centesimi? Sì. 15 centesimi d'euro, quindi va bene, dai. Poi è all'ombra. Poi giustamente Anna Maria fa notare che è all'ombra e con questo caldo non fa male. Fa questo giro, si guarda un po' di... No, è bello così, perché lo devi potare? Vedi? Loro non lo potano, lo sorreggono, hanno dei pali apposta. E qui all'interno c'è tutta una mostra. Bello, ci sono tutte le fotografie d'epoca, lì dentro si vede com'era il parco. Nel 1920 era in delle condizioni il vaso di Giada è impressionante, tutto ricamato, solo che ci sono tutti i riflessi, non si vede una cippa, si intravede qualcosa. Questa è una giara di 70 cm, un vaso di 70 cm di Giada, un pezzo unico di Giada. Abbiamo fatto appena in tempo a visitarlo, la fortezza, perché praticamente sono le 6 e ha chiuso. Siamo stati gli ultimi visitatori a entrare e adesso siamo tra gli ultimi a uscire
Allora, andiamo verso la città proibita e poi a Jinshan Park, che per la terza volta nella nostra vita si sale alla collina di Jinshan con queste 1000 scale ripide che tutte le volte ci si lascia un polmone. Stasera un po' più tardi si sale meglio. Anna Maria si è fermata. Va bene, aspettiamo un po' per ripartire. Allora, questo è il primo spot, ma non è quello che vogliamo fare noi. La vista che si vede da qui è la città proibita. Ma io voglio andare un po' più in su, all'ultima stazione. Della via Luci sull'ultima stazione. Quella che si vede là in lontananza. C'è acqua. Questo è il samurai. Hanno di bambù liquida. Sì, può darsi. Devi scannerizzare. Ah, Anna Maria e le macchinette non sono proprio. Dai. Dov'è? Alza. Madonna ragazzi. Dai. Qua dietro si vede la stupa dove eravamo prima, lo skyline di Pechino. E siamo arrivati. C'è una quantità di gente, sì, trovare posto per fare una foto è praticamente impossibile. E noi faremo una foto dall'alto, così. Non è proprio in prima fila, però almeno si può riprendere. E da qui si vede tutto il panorama di Pechino. Later that same evening. Vai, questi sono miei. La zona dei laghi a Pechino il sabato sera è da fuori di testa. C'è un casino. Adesso andiamo a riprendere la metropolitana, ci leviamo da questo casino e torniamo in hotel. In attesa del prossimo episodio, dove vi porteremo con noi alla scoperta di Datong, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, lasciateci un like e un commento, iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi episodi. Alla prossima! Un'esperienza anche questa, fare Yutong la notte. Senza luce, proprio completamente al buio. Poi ogni tanto boom, spunta un negozino